Ci sono dei prodotti sostenibili di cui nessuno parla, eppure ci aiutano a diminuire il nostro impatto ambientale e vivere in armonia con l'ambiente. Quindi, let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Dunque, nel video di oggi voglio elencarti alcuni prodotti nuovi, innovativi, quei prodotti di cui nessuno parla, ma che ci aiutano a diminuire il nostro impatto ambientale, a vivere in armonia con l'ambiente, a vivere una vita eco-minimal. Quindi, come puoi immaginare, nel video di oggi non vado a farti il solito elenco di quei prodotti di cui si parla sempre, quali la bottiglia riutilizzabile, le beeswax, dischetti struccanti, eccetera, eccetera, eccetera. Prodotti tra l'altro validissimi che io uso nella quotidianità, ma se vuoi guardare un video di questo tipo, ti lascio questo video qui. Oggi voglio parlarti di quei prodotti di cui appunto nessuno parla, che anch'io ho scoperto recentemente, mi sono entusiasmata e ho deciso di creare questo video per te. Quindi direi di partire subito con il primissimo prodotto che mi ha spinta tra l'altro a creare il video di oggi, ovvero il chewing gum. Non troppo tempo fa sono entrata in un piccolo negozietto qui a Londra, non è il classico negozietto zero waste di cui sempre parlo, ma si tratta di un normale negozio e ho trovato queste gomme da masticare, queste chewing gum, queste cicche, ogni regione italiana poi le chiama in maniera diverse, in Veneto le chiamiamo ciunghe, giusto per darti un'idea, e trovo appunto queste ciunghe, chiamiamole così, alla veneta proprio, biodegradabili e vegane. E mi sono chiesta, cosa mi sto perdendo esattamente? E da lì sono tornata a casa e ho iniziato a fare un po' di ricerche su come sono realizzate le classiche gomme da masticare che tutti noi conosciamo e credo che tutti noi abbiamo comprato fino ad oggi, e poi mi sono messa a fare ricerche su come esattamente sono realizzate queste gomme biodegradabili. E la cosa interessante che ho trovato è che la classica gomma da masticare che tutti noi conosciamo è realizzata con sostanze sintetiche che sono state ricavate dal petrolio. È vero che queste sostanze sintetiche sono state considerate non tossiche per l'uomo, ma è anche vero che non sono digeribili e soprattutto non sono biodegradabili. Questo significa che una normale ciunga da masticare, ciunga, ecco che ritorna alla parola veneta, ci impiega 6 anni circa a decomporsi, creando dunque tantissimi problemi al nostro ambiente. Pensiamo per esempio a tutte le ciunghe da masticare che sputiamo per terra, che non solo non è un bel vedere, ma crea anche problemi al nostro ambiente. Ad ogni modo, proprio per questo motivo, proprio per diminuire il nostro impatto ambientale, imparare a vivere in armonia con l'ambiente, sono state create, inventate. Io non lo so chi sono questi geni, ma queste ciunghe che io ho acquistato, ciunga, ecco che ritorno un'altra volta alla parola veneta, di questo tipo, sono plant-based plastic free gum. Anche un pacchettino carino da vedere, direi. E appunto queste gomme vegetali sono fatte con 100% di gomma naturale che arriva dagli alberi. È dunque biodegradabile e solitamente è confezionata, come in questo caso, con packaging di carta e di conseguenza riciclabile. Solitamente queste gomme da masticare non hanno additivi di tipo animale, infatti sono pure vegan, e appunto queste sono le chewing gum che ho trovato in un negozietto qui a Londra, ma si possono anche acquistare online e per te ho fatto alcune ricerche e alcuni brand oltre a Chewy sono Oh My Gum, Milliways e The Gum. Quindi ti consiglio di andare a vedere online quali di queste chewing gum, di queste cicche vegane e soprattutto biodegradabili puoi trovare. Un'ottima alternativa per tutte quelle persone che sono fanatiche delle gomme da masticare e vogliono appunto una soluzione sostenibile. Tra l'altro, dato interessante da sapere, in tutto il mondo ogni anno vengono gettate 560.000 tonnellate di gomme da masticare, di cui 23.000 solamente in Italia. Anche in questo caso numeri che ci fanno pensare e che di conseguenza ci fanno prendere decisioni alternative e valide e bio e minimal ed eco-minimal e eco-friendly, insomma, chiamiamolo come vogliamo, ma scelte alternative valide. Ci piace, direi.
Ebbene sì, anche i cerotti sono fatti di plastica e ultimamente li ho utilizzati e da lì mi è partito il dubbio e da lì sono partite le ricerche ed è per questo che oggi ti posso confermare che in commercio ci sono i cerotti biodegradabili e fatti di bambù. Cioè, queste scoperte. E ho scoperto appunto questi organici, sono ipoallergenici e privi di sostanze chimiche irritanti, tra cui appunto la plastica, lattice e parabeni. Ancora una volta io questi li ho trovati in un negozio qui a Londra. Io non so se in Italia, perché appunto già lo sai, sto aspettando con ansia di rientrare in Italia il prima possibile, si trovano questo tipo di cerotti. Ad ogni modo, io ho fatto delle ricerche per te e ho trovato tramite Amazon dei cerotti organici e di bambù, ma che a mio avviso sono leggermente cari, anzi un bel po' cari, e per questo motivo ho fatto altre ricerche attraverso il sito Eco and Eco, se non sbaglio si chiama così, ma ti lascio il link qui sotto. Trovi dei cerotti esattamente di questo brand qui ad un prezzo molto più conveniente. Come si dice spesso, tendono in questo momento ad alzare i prezzi di tutti questi prodotti alternativi che ancora non si conoscono, che ancora non tutti conoscono, ma se trovi prezzi alti per un prodotto che ti interessa, non ti abbattere, fai le tue ricerche, naviga tra diversi siti internet e perché la soluzione la trovi sempre, basta davvero a volte avere un po' di pazienza. Ad ogni modo è questo che io faccio ricerche per te ed è per questo motivo che ti lascio il link di Eco and Eco qui sotto in descrizione, dove potrai trovare cerotti di questa marca che sono davvero ottimi e si attaccano alla pelle esattamente come i classici cerotti tradizionali e hanno un buon prezzo. Io questi li ho pagati 8 sterline circa qui in Gran Bretagna. Così è anche un'idea della differenza di prezzo tra un paese e l'altro. Un buon prodotto comunque che consiglio davvero. Cono coppetta. Cono. Ebbene sì, anche richiedere il gelato sul cono invece che in coppetta con tanto di cucchiaino di plastica aiuta l'ambiente e per di più il cono è buono. Quindi da oggi in poi, ogni volta che ti trovi ad affrontare la scelta cono o coppetta, vai sul cono. È sicuramente un modo per diminuire il nostro impatto ambientale, per diminuire l'utilizzo di tutti quei poverini, piccolini, cucchiaini di plastica che sono carini ma onestamente li utilizziamo per 2 minuti, tempo di mangiare il gelato e vengono buttati via e se mangiamo il cono, insomma, è pure buono, a me il cono piace tantissimo. Quindi vai di cono, quest'estate 2021 vai di cono, che questa frase diventi il tormentone di quest'estate. Olè! Graffettatrice senza graffette. Ricordo che quando ero in ufficio a turno periodicamente si prendevano tutti i fogli vecchi e si toglievano queste graffette perché appunto non sono riciclabili prima di gettare la carta nell'apposito contenitore. E che odio andare alla ricerca di queste graffette. Ed è per questo che esiste la graffettatrice senza graffette, che unisce i fogli senza l'utilizzo di graffette appunto, che ti pinza fino a un massimo di 5-6 fogli. Quindi direi valida. Ecco, mi sembra giusto dire che io la graffettatrice senza graffette non ce l'ho, non l'ho ancora acquistata, perché un'alternativa alla graffettatrice senza graffette possono semplicemente essere le paper clip, come si chiamano in italiano? I fermafogli. Ma se non hai né uno né l'altro, ti consiglio di indirizzarti nell'acquisto della graffettatrice senza graffette, così non avrai bisogno di acquistare questi paper clip che poi si perdono e si ha sempre bisogno di andare ad acquistarne altri. Una scelta che io ritengo valida, originale, alternativa, una scelta che ci piace. Voglio nominare anche la tecnologia tra quei prodotti di cui nessuno parla perché obiettivamente noi con i nostri telefoni abbiamo un impatto ambientale grandissimo,
Questo perché? Perché all'interno dei nostri telefoni ci sono minerali rari che vengono estratti in modo particolare da tutti quei paesi che hanno difficoltà economiche, socio-economiche, sociopolitiche, e questo ovviamente va a creare particolari disagi. Ma ci sono dei brand come Swappy per esempio che realizza telefoni ricondizionati utilizzando minerali rari già presenti nel mercato, e in questo caso andiamo a rispettare le situazioni, la gente di quei paesi che ci forniscono questi minerali rari. E io credo che in linea generale la gente non sa del grande impatto che noi abbiamo utilizzando semplicemente i nostri dispositivi tecnologici, inclusi i nostri telefoni. Si sa, oggigiorno non possiamo vivere senza il telefono e ogni 2-3 anni in media, ma i fanatici dei cellulari molto più spesso, direi una volta all'anno quasi, cambiano telefono per rimanere ai passi con la tecnologia che va correndo alla velocità della luce. Ma ovvio, più c'è domanda di telefoni e più c'è richiesta di questi minerali rari che si trovano nel sottosuolo. Ed è importante, secondo me, sensibilizzare la gente ad acquistare telefoni ricondizionati, telefoni che vengono creati con materiali già presenti nel mercato. Anch'io utilizzo un telefono ricondizionato. Questo telefono arriva da Swappy. Ti lascio il link di Swappy qui sotto in descrizione, che tra l'altro mi ha fornito per te un codice sconto di 10 euro da inserire al checkout. Trovi tutte le informazioni qui sotto, e secondo me non si parla abbastanza del problema tecnologia e sostenibilità, tecnologia e ambiente. Ed è per questo che voglio nominare tra quei prodotti di cui non si parla abbastanza anche i telefoni. E attenzione, ricondizionato non vuol dire bassa qualità, forse in passato, ma non oggi, non nel 2021, anche perché se ci pensiamo tutti gli acquisti ricondizionati vengono fatti su piattaforme online, dove poi chi acquista può lasciare un commento. Se un prodotto o un'azienda non performa come dovrebbe, in pochissimo tempo chiude, perché la gente parla, perché la gente lascia le recensioni, la gente non sta più zitta. Ed è per questo motivo che sul sito internet di Swappy puoi trovare più di 500.000 recensioni, tutte positive, positivissime, da 5 stelline. Ed è per questo che io come brand lo uso e di conseguenza lo consiglio. Già lo sai che in questo canale parlo solo ed esclusivamente di quei brand che io utilizzo nella quotidianità, e di conseguenza posso esprimere una mia opinione in base al prodotto che uso. Quindi ecco che secondo me i prodotti tecnologici sono quei prodotti sostenibili di cui non si parla tanto e si dovrebbe parlare molto di più. Per questo vado a citare Swappy nel video di oggi, e ancora una volta trovi il link con il codice sconto qui sotto in descrizione. Cotton fioc riutilizzabile. Ecco, questo è un prodotto che ho inserito da pochissimo nella mia vita, ma devo dire che mi trovo davvero bene, e ne ho parlato in questo video qui. Probabilmente è stato il primissimo prodotto che ho nominato. E qualcuno di voi mi ha commentato che in commercio esistono anche i cotton fioc di bambù, e di conseguenza non è necessario acquistare un cotton fioc riutilizzabile. E sì, è vero, in commercio ci sono i cotton fioc di bambù che vanno a sostituire i cotton fioc classici tradizionali con il bastoncino in plastica. E ovviamente se mi trovo al supermercato e ho la possibilità di scegliere tra il cotton fioc di plastica e il cotton fioc di bambù, consiglio e scelgo il cotton fioc di bambù. Ma se ho la possibilità di scegliere tra il cotton fioc di bambù e un cotton fioc che è riutilizzabile, ecco che mi rivolgo al prodotto riutilizzabile. Questo perché? Perché è vero che il bambù inquina meno della plastica, ma è sempre vero che è un prodotto che io uso una volta e poi cestino. Il fatto di cestinare va a creare del waste, del rifiuto, e per noi è importantissimo, considerata la quantità di immondizie che ogni giorno le famiglie italiane creano, è importante eliminare il waste, è importante eliminare il rifiuto quando si può. Per questo motivo utilizzare un cotton fioc riutilizzabile
ci fa eliminare quel waste, quel rifiuto, e questo va a beneficio dell'ambiente e di conseguenza va a nostro beneficio. Un prodotto dunque che io uso anche per struccarmi, quindi vado a eliminare la quantità di cotton fioc che ogni giorno utilizzo per sistemarmi il make-up, viene poi semplicemente risciacquato sotto un po' di acqua tiepida ed è un prodotto valido che io consiglio. Ti lascio il link di Amazon qui sotto in descrizione e sono davvero curiosa di sapere se qualcuno di voi ha già provato il cotton fioc riutilizzabile dopo aver visto questo video. Sono davvero curiosa, nessuno mi ha mai commentato questa cosa. Fammi un po' sapere nei commenti qui sotto. Ebbene sì, anche il tradizionale scotch si può sostituire con uno scotch biodegradabile e infatti il tradizionale nastro adesivo ha derivazione petrolifera, mentre questo è fatto con acido polilattico, che è un prodotto naturale completamente biodegradabile di origine vegetale come mais, grano e barbabietole, e genera in fase di produzione l'80% in meno di emissioni di gas serra rispetto alle altre plastiche. Tra l'altro si tratta di un prodotto compostabile nell'arco di 6 mesi senza rilasciare elementi tossici nell'ambiente e funziona tra l'altro benissimo proprio come quelli tradizionali. Quindi quando vai in cartolibreria chiedi se hanno lo scotch biodegradabile da sostituire con lo scotch classico, altrimenti lo trovi senza dubbio al negozio Zero Waste. Ti lascio qui un video che ho realizzato che ti aiuta a trovare negozi Zero Waste nella tua zona, altrimenti lo puoi acquistare tramite Amazon. Ti lascio il link di Amazon qui sotto in descrizione. Accessori. Non credo che molte persone sanno che in commercio si possono trovare accessori quali orecchini, collanine, braccialetti, anelli, prodotti in armonia con l'ambiente, fatti sostenibilmente, utilizzando materiali riciclati, incluso l'oro. E credo che al momento i gioielli sono divisi in gioielli super costosi che non tutti si possono permettere, e poi ci sono quei gioielli che sono fatti di plastica, di bassa qualità, che paghi 5 euro, che tutti si possono permettere ma che si rompono nel giro di una settimana. Ci sono dei brand emergenti che creano dei gioielli che stanno esattamente a metà strada, realizzati con materiali sostenibili, materiali riciclati, che sono carbon neutral e che non hanno prezzi esagerati. Io ho scoperto recentemente un brand che si chiama Anna Luisa, che fa dei gioielli davvero carinissimi, che non costano una follia, sono fatti bene, di qualità, che durano, e per questo motivo li consiglio. Sono davvero carini. Ti lascio anche in questo caso il link di Anna Luisa qui sotto in descrizione ed è per questo che consiglio sempre di curiosare online alternative sostenibili ai prodotti che utilizziamo oggigiorno, e Anna Luisa è appunto uno di questi brand. Bene, io spero davvero che questo video ti sia piaciuto e che tu abbia trovato queste informazioni utili. Ci sono tantissimi altri prodotti sostenibili di cui nessuno parla e che anch'io sto scoprendo di volta in volta, e dico così perché molto spesso, e qui ritorno un po' ai soliti discorsi, ma voglio mettere un attimino il puntino sulle i, quando esce un nuovo prodotto, anche se questo è sostenibile, si ha la voglia, la tentazione di uscire e di acquistarlo, ma molto spesso poi ci troviamo a casa ad avere il prodotto sostenibile e dobbiamo ancora finire il prodotto tradizionale, e questo si chiama consumismo. Quindi, prima di acquistare qualsiasi prodotto sostenibile che io ti ho nominato oggi e ti ho descritto e magari ti può piacere, assicurati di finire di utilizzare i prodotti tradizionali che hai già a casa. Non uscire, non acquistare se non ti serve. Questo sicuramente è il modo migliore per avere una vita sostenibile. Non comprare è l'unico modo per rivolgersi alla sostenibilità. Come sempre faccio un po' la youtuber adesso. Se ti è piaciuto questo video fammelo sapere con un like, e se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi come sempre ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video, e nel frattempo buona estate a tutti voi. Un bacio, ciao!